Eccoci alla mattina del quarto giorno di navigazione verso Palmerston, sono le 7-5, 7-10 e finalmente Palmerston è là. Ta-da! Il tempo è fantastico, come vedete, pianura padana fine ottobre, anche se siamo alla fine di settembre, però potrebbe essere anche fine settembre, effettivamente, quando c'è la rottura del tempo a Milano. Vabbè, sta di fatto che siamo decisamente dall'altra parte del pianeta. Palmerston è uno degli atolli più remoti al mondo. Fa parte dell'arcipelago delle isole Cook. Oggi ci abitano circa 50 persone per tutto l'anno. Disabitata sino al 1863, quando un uomo di nome William Masters decise di trasferirsi con 3 mogli, con le quali diede vita a una famiglia allargata con ben 23 figli. I discendenti sono ancora su questo atollo. Non ci sono ancoraggi e non si può entrare nella laguna. Gli abitanti hanno però organizzato un campo boe usufruibile con tempo buono. La barca comunque balla molto, meno male che la maggior parte del tempo la passiamo a terra. A Palmerston si viene adottati da una famiglia. Eddie, nostro ospite, capofamiglia e discendente del primo Masters, ci viene a prendere ogni giorno e ci riaccompagna ogni sera. Lo stretto passaggio nel reef può essere affrontato solo da chi lo conosce veramente, perché le condizioni possono essere spesso proibitive, come nelle giornate in cui ci trovavamo lì. A pranzo si mangia tutti insieme con la famiglia adottiva e gli altri navigatori. E poi, durante il giorno, liberi di visitare l'isola e magari partecipare anche alla vita scolastica. Oppure godere della bellezza e tranquillità delle spiagge e del mare della laguna. Impossibile dimenticare Bill e il suo gelato offerto ad ogni ora. Abbiamo anche celebrato il compleanno di Anthony, un altro navigatore. La domenica siamo andati in chiesa con il vestito buono ed il cappello per le signore. Tanto relax. Ma anche lavoro, come quando insieme a Giovanni dell'Obi-Wan abbiamo aiutato a piastrellare il portico della casa del reverendo. Ciao amici, vi avremo sempre nel nostro cuore. La prossima tappa verso ovest, a circa un giorno di navigazione, è Beveridge Reef, un atollo in mezzo al nulla dove moltissime navi sono affondate perché è mal segnalato sulle carte nautiche ed impossibile da vedere sino a quando non sei molto vicino. L'atollo ha una sola pass, una volta trovata non è difficile, è molto ampia e profonda. All'interno acque azzurre cristalline, ovunque 10-11 metri di fondo, uno spettacolo, solo poche barche hanno avuto la fortuna di fermarsi qui. Sì, siamo stati fortunati perché è difficile trovare la meteo favorevole per potersi fermare. È necessario poco vento ed oceano calmo e da queste parti non accade spesso.
All'interno dell'atollo eravamo in 4 barche, di cui 3, noi compresi, che arrivavamo da Palmerston. Purtroppo le belle condizioni dell'ancoraggio nel pomeriggio sono scomparse. Con l'alta marea, la barriera corallina dell'atollo, che ci proteggeva dal moto ondoso dell'oceano, è andata sott'acqua e così abbiamo cominciato a ballare, sino alla prossima bassa marea. Siamo rimasti solo un giorno. Eccoci, oggi è il 9 di ottobre, siamo in navigazione verso Niue, abbiamo lasciato il fantastico Beveridge Reef quasi 22 ore fa. Niue è laggiù, ma credo che non si veda. Siamo a circa, anzi precisamente a 13 miglia e 36. Passeremo dalla punta sud. Abbiamo 20-22 nodi. Una mano aranda e tutto il Genoa fuori, viaggiamo bene, oltre 7,5 costanti. Bell'andare. Se ti è piaciuto il video, metti mi piace. E ricordati di iscriverti al nostro canale.